Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, Venere in Acquario, Plutone in Acquario, la rivoluzione è empirica. Allora, questa Venere in Acquario, come vi ho già detto in qualche video precedente, è una Venere che porta con sé l'amore per il nuovo umanesimo. È un approccio al sociale, a un approccio al collettivo, all'onnicomprensivo, a includere tutto ciò che è, includere tutto ciò che è come perfetto. È proprio come il postulato principale di Plutone in Acquario. Plutone in Acquario porta a fare la rivoluzione. I postulati di questa rivoluzione sono relativi alla libertà dell'essere, alla libertà dei propri diritti naturali, che non hanno a che fare con un diritto morale, un diritto sociale. La libertà dei diritti naturali. Il diritto naturale non ha niente a che fare, che niente a che vedere con la morale comune, col diritto sociale, col diritto morale. Il diritto naturale è la libertà di essere la propria natura. Questa è la rivoluzione a cui tenderà Plutone in Acquario. Quando la Venere entra in Acquario, come in questo momento, l'8 dicembre la Venere entra in Acquario, e ci porta a sperimentare la bellezza di questi valori, la bellezza della libertà, del diritto ad essere naturali, autentici. Nella, nella fattispecie si sentirà proprio un bisogno di libertà, libertà anche nelle relazioni stesse. Quindi ognuno si confronterà con questo senso di libertà. Cos'è per te la libertà? Questo ti chiede la Venere in Acquario. Cos'è per te la libertà? L'altro è la proiezione esatta delle tue paure, limiti e resistenze. Allora noi lavoriamo all'interno delle relazioni per superare noi stessi, affinché possiamo tendere a quella libertà, a quel diritto naturale. E diciamo che con questa Venere sarà più facile, per chi è già predisposto, oltrepassare i propri limiti del come dovrebbe essere una relazione secondo dei modelli prestabiliti. Perché noi le nostre relazioni eh, le strutturiamo sulla base di modelli che abbiamo nel subconscio. Quindi crediamo che tante cose, il vero amore significhi una certa cosa piuttosto che un'altra, secondo una morale. L'amore non può essere relegato a una persona soltanto. Questo ti dice Plutone in Acquario e la Venere in Acquario. L'amore è un collante universale, qualcosa di grandioso che non può essere contenuto all'interno di una scatola etichettata. L'amore deve essere onnicomprensivo e non esclusivo, escludo. L'amore con la Venere in Acquario, questo Plutone in Acquario, ci fa ampliare gli orizzonti e sentire l'amore che non deve essere fisico necessariamente per tutto ciò che esiste. Ecco perché non può essere legato a una persona sola. L'amore per i propri amici, l'amore per i propri animali, l'amore per l'albero che guardi, l'amore per il mare che guardi. Questo intendo, cioè l'amore onnicomprensivo ehm, e la libertà di amare come più la tua natura richiede, perché l'acquario è segno di libertà totale dagli schemi prestabiliti e quindi portare questa nuova visione anche all'interno delle relazioni in coppia. E quindi ci confronteremo con le nostre paure e resistenze rispetto a questo senso di libertà. Altri infatti si confronteranno con la paura di essere liberi, la paura di non dare, scusami, la paura di non avere un carnefice a cui additare la colpa delle proprie fragilità e debolezze. Quindi ripeto, molti si confronteranno con la paura di essere liberi, la paura di non avere
un carnefice a cui additare le colpe delle proprie fragilità e debolezza. E quindi facendo i conti con il dominio dell'ego e della mente razionale che vuole il controllo e il potere sulle persone, sulla relazione. La Venere in Acquario darà molto filo da torcere al pessimista, a coloro che mettono etichette a un rapporto. E la Venere in Acquario predilige i valori dell'amicizia piuttosto che dell'amore travolgente e carnale. Cioè, come se, diciamo che la Venere in Acquario fa l'amore anche travolgente e carnale col suo migliore amico. Quindi i valori della fiducia, è come se fosse il sole dei tarocchi, che è l'amicizia per eccellenza, quella fiducia sulla quale si può costruire la durata, un rapporto autentico. E la Venere in Acquario punta a questi valori dell'autenticità e dell'amicizia, quelli che possono veramente durare per sempre, perché hanno radici salde. Anche quando, per esempio, la passione si trasforma, la passione si esaurisce, la passione carnale e fisica si esaurisce, ma cosa ti dice la Venere in Acquario? Se si sono costruite solide fondamenta di autenticità, fiducia e rispetto rispetto dell'anima, allora quell'amore dura per sempre. È una visione che la mente razionale non può concepire proprio, perché vuole il controllo, il potere sulle circostanze. E mi fa pensare a quelle, vi faccio degli esempi un po' al limite, no? Sei in relazione con qualcuno, poi magari esci per 5 giorni con le tue amiche o con chi vuoi e ti vedi una volta a settimana con la persona con cui sei in relazione. Chi ha molta paura di questa libertà si confronterà con le proprie paure. E ci sarebbe tanto da dire, ma la Venere in Acquario ha questo postulato, è con Plutone in Acquario e porta all'amore onnicomprensivo, io includo, quindi ci sarà chi si confronterà con le proprie paure e chi invece troverà spazio, perché è già predisposto, a essere più assertivo su ciò che per se stesso significa libertà in un rapporto, libertà di esprimere chi si è, libertà dei propri spazi, libertà e amore nel dare anche in coppia quegli spazi. Se tu ti espandi, se tu sei felice, io ti accetto in modo totale, anzi, grazie proprio a quelle tue peculiarità che io potevo definire come difetti, io ti amo. Difetti secondo cosa? Noi giudichiamo secondo un sistema di credenze che abbiamo. Giudichiamo un difetto quando quella persona non si conforma alle regole che noi abbiamo nell'inconscio che ci vengono da una morale comune. E questo, l'acquario arriva per distruggere tutto questo. E la trascendenza è proprio questo. Quindi molti acquari, chi è acquario, ascendente acquario, Venere in acquario, anche Luna in acquario, ma soprattutto chi ha l'acquario nell'ascendente e nel segno sa esattamente di cosa sto parlando e molte volte si è scontrato con i suoi stessi schemi morali a cui non è riuscito ad adeguarsi, ok? E quindi avremo Plutone in acquario per i prossimi 17 anni e Plutone è il pianeta più lontano del sistema solare, cioè l'inconscio più profondo e più profondo. Arriva a un certo punto quando si trova in un determinato segno che pone gli obiettivi di quel segno. Quindi emerge questo senso di bisogno di libertà dell'essere umano, dei propri diritti naturali, che li sperimentiamo nelle relazioni prima di tutto, relazioni di amicizia, relazioni intime, relazioni familiari, relazioni con il mondo esterno, quindi questa necessità di esprimersi in tal senso. E a livello di creatività questa Venere in Acquario porterà proprio talmente tanta leggerezza che verranno intuizioni, la mente non è, diciamo che questo è il postulato essenziale, non è costretta da rigidità
E quindi, siccome la Venere è il piacere, no? L'amore, il piacere, farete cose creative per piacere, per il puro piacere di farle, orientate al collettivo. Cioè, mi do al collettivo, dice l'Acquario. Faccio un quadro per il piacere di farlo, per il piacere di far piacere a un collettivo, per far piacere, cioè è proprio l'amore per antonomasia. E, è l'amore trascendente. Quando la Venere in Acquario viene integrata totalmente, si hanno delle relazioni talmente appaganti, perché si vede la bellezza nell'onnicomprensività. E quindi, ed è questo quello a cui spingerà Plutone in Acquario per i prossimi 19 anni. Tutto arriva per un ottimo fine e soprattutto l'evoluzione umana è sempre proiettata al bello, alla natura. E quindi tutto ciò che ci arriva è perché noi dobbiamo abbattere queste resistenze e questi limiti. Non siamo scesi sulla terra per soffrire. Abbiamo il dolore come chiave evolutiva fondamentale, fino a quando noi non vediamo quel dolore come la più grande ricchezza per poter finalmente godere, ma godere sotto il profilo proprio animico e quindi in tutte le cellule. Non siamo qui per soffrire, siamo qui per godere. Non riusciamo a godere perché c'è la mente separativa. Laddove tu separi, tu non riesci a godere. Tutto ciò che è separativo separa e quindi esclude l'amore. Tutto ciò che non è amore è separativo. La mente duale è separativa. Se tu non riesci a godere è perché c'è la mente che separa. E la Venere in Acquario, che non è per niente separativa, come Plutone in Acquario, ti dice includi, includi, vedrai che godrai, dai, includi. E la sofferenza e la resistenza che mettiamo a quella voce dentro di noi. Come diceva Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. E ti accorgerai che tutte le persone che hai amato, tutte le persone che ami, sono espressione del tuo amore. E il tuo amore, tutto quell'amore che hai dato a qualcuno, pensa quanto sei grande, quanto è immenso l'amore che ti abita. Tutte le altre persone sono maschere, dall'etrusco persu, che significa maschera, del divino. Il tuo sposo celeste o sposa celeste o daimon o spirito guida si incarna in tutto ciò che vivi, comprensive delle persone, affinché tu possa sentire sempre meno separazione, affinché possa tu bandire questa mente razionale e sentire l'amore che ti abita, di cui tutte le persone che ami e che hai amato sono espressione del tuo amore. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questa Venere in Acquario è bella, bella tosta, è importante, soprattutto perché è in uno stato di vittimismo, è tostissima. O comunque pessimisti rispetto alla bellezza, alla natura. La natura non deve essere intesa, ve l'ho già detto, sotto il profilo oggettivo, come un oggetto la natura. La natura è un simbolo. La natura è un simbolo di bellezza, di poesia e di amore, cioè di darsi. La natura si dà incessantemente. E tu sei natura. Tu ti dai alla vita dal primo istante in cui vieni sulla terra. Il più grande tuo atto di darti è nella morte, alla fine. Quindi noi quando prendiamo consapevolezza di questo, riusciamo a prendere il potere dall'invisibile. Quando parliamo di morte per la mente razionale è morte tutto ciò che non si può controllare, prevedere e misurare. È anche ridicolizzato dalla mente razionale, tutto ciò che non si può vedere, misurare, prevedere. Quindi l'invisibile, gli spiriti, l'anima, è tutto morte per la mente razionale, non esiste perché non lo posso vedere. Quindi, quando noi iniziamo invece a familiarizzare con l'invisibile, prendiamo potere dall'invisibile. Invisibile significa anche morte. La morte è da intendersi sotto il profilo dell'invisibilità, è la parte femminile.
È tutto un simbolo. Quando noi prendiamo familiarità con l'invisibile, quindi col femminile, prendiamo potere dall'invisibile. Come vi ho già detto già un'altra volta, per i buddisti noi siamo simultaneamente viventi e morenti allo stesso tempo. Abbiamo la parte visibile e la parte invisibile. Quando lasciamo il corpo fisico rimane solo la parte invisibile, ma siamo sempre viventi. Ok? Ecco, familiarizzare con questi concetti ti permette di sentire la bellezza della vita, che è pura poesia, che è puro potere, ok? Ok, quindi detto questo, adesso per questa Venere in Acquario, io voglio mettere adesso delle carte. Voglio mettere delle carte per quanto riguarda l'approccio di questa Venere in Acquario, come bisogna andare verso la trascendenza e godere appieno della magia di questa Venere in Acquario. Ok? Allora, andiamo a vedere. Io metto tutti i Sefirion perché voglio vedere che cosa mi esce. Allora, per la Venere in Acquario, qual è il postulato fondamentale per integrarne la bellezza, lo spessore, la potenza, il vigore? Dimensione astrale uscita. Pensieri, pensieri ed emozioni. Vediamo che ci dicono sulla dimensione astrale in base alla carta, adesso vi dico, Pensieri ed emozioni. Per la Venere in Acquario, cosa ci dite sulla dimensione astrale? Eccola, vediamo un po'. Wow, gli spiriti intelligenti, conciliazione interiore, pacifica la tua anima nell'amore. Cioè stiamo parlando della Venere in Acquario, la dea dell'amore, pacifica la tua anima nell'amore. Praticamente questo è il riassunto di quello che vi ho detto adesso. Non ci poteva essere carta migliore per fare una bellissima cornice. Avverrà una conciliazione interiore, la conciliazione degli opposti. Proprio secondo quello che vi ho detto dell'integrazione, dell'inclusione, no? Io includo. Avverrà una conciliazione interiore e pacifica la tua anima nell'amore. Quando è che l'anima viene perturbata? Quando mettiamo la mente in mezzo. Quando mettiamo il giudizio su come dovrebbe essere una relazione, su cosa dovrebbe essere per te l'amore in coppia, su cosa dovrebbe essere per te l'amore, allora l'anima lì piange, lì l'anima sta male, perché l'anima è amore. E il nostro limitato senso dell'io che mette il giudizio su come dovrebbero essere le cose, allora lì l'anima sta male. E ti dice, non è così, non è così, comprendimi, non è così. L'amore è tutto ciò che esiste. Dio è amore, la divinità è amore. Dio, l'anima, è tutto ciò che esiste. L'amore è tutto ciò che esiste, non esiste altro. Quindi pacifica la tua anima nell'amore. Smettiamola di emettere giudizi su che cos'è l'amore, perché il limitato senso dell'io che abbiamo non può minimamente comprendere che cos'è l'amore. Le grandi verità non vanno capite, vanno contemplate e nella contemplazione la tua anima ti parla. Respirate questo amore, respirate, guardate ogni cosa come esseri di luce davanti a voi, guardate ogni persona che incontrate come il divino incarnato in quella persona, che fa un certo tipo di esperienza a partire dal livello di coscienza in cui si trova. Ognuno fa quello che può con i mezzi di consapevolezza che ha. Ci sono anime bambine, anime adulte, anime antiche sulla terra. E quindi se noi abbiamo a che fare con un'anima bambina e siamo delle anime adulte, delle anime antiche, non possiamo pretendere che quell'anima abbia un certo tipo di consapevolezza, ma dobbiamo includerla quale parte della divinità che fa la sua esperienza. Quindi pacifica la tua anima nell'amore.
Ripetete il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Possano tutti gli esseri essere felici. Questo è il mantra, adesso ve lo faccio leggere, ve l'ho già scritto l'altra volta, ve lo faccio vedere, che è proprio il mantra della Venere in acquario, di Plutone in acquario, questo qui, Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. È l'inclusione, è l'amore, è la pacificazione dei nostri spiriti perturbati grazie all'inclusione. Ricordate, l'acquario ha una visione onnicomprensiva, ha una visione collettiva, ha una visione di amicizia profonda, di apertura. L'acquario è l'apertura, l'apertura, l'apertura. La mente è chiusura, chiusura, chiusura. Quindi la mente, ogni volta che emetti un giudizio, tu stai chiudendo, chiudendo, chiudendo. E invece qua devi aprire, pacifica la tua anima nell'amore. L'amore è apertura. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu. D'accordo? Vediamo ancora con queste, le carte di archetipi. Venere in acquario, Buscador. Qua c'è un uomo in cerca, un uomo che è nel deserto con un po' la figura un po' del matto, no? Che il matto è anche l'acquario, e con la sua borsa, col suo bastone, in cerca. In cerca di cosa? In cerca, sappi che in questa ricerca molte persone non capiranno questo approccio, come tutte le volte in cui Plutone stava in acquario, quando ci sono state le grosse rivoluzioni. E qua si fa proprio uno spartiacque. Stiamo in uno spartiacque tra coloro che iniziano a praticare l'empirismo radicale della spiritualità e coloro i quali si trovano in una mente ancora più ghettizzata, più vittimistica, no? Allora questa carta ti dice saggezza e verità laddove si incontrano, no? Mi sta venendo con questa carta la saggezza del cercatore. L'acquario è una persona che ha bisogno dei suoi spazi, della sua solitudine, della sua beata solitudine in cui crea mondi fantastici. Questo è il postulato. La necessità di questa libertà, di questa solitudine, avviene affinché tu possa familiarizzare con l'invisibile. Nella solitudine tu trovi i più grandi sostegni degli spiriti e soltanto tu, nella misura in cui prendi familiarità con quegli spiriti, con quelle istanze, con quelle forze che puoi sentire solo nella beata solitudine, allora tu ti riempi di quelle forze e tutte le relazioni saranno relazioni che ti faranno sperimentare sempre di più l'appagamento della tua, come dire, se tu stai bene da solo, in coppia stai benissimo, ok? E questo è il senso. Stare bene da soli non significa essere soli. Essere soli significa essere a contatto con la pluralità di spiriti che ti circondano, parlare con i tuoi avi, con i tuoi antenati, con la dea della solitudine che ti dà la sua forza, affinché tu possa radicare in te le tue fondamenta e non trovare nell'altro un sostegno, uno stampella, ma condividere con l'altro la tua interezza. La Venere in acquario porta alla necessità di essere autonomi a livello emozionale, che poi non si è mai soli, perché hai il divino, le forze, eccetera, per poi condividersi con l'altro. Questa è la saggezza che deve essere incontrata con questa Venere in acquario.
e anche la bellezza della ricerca, la bellezza di sperimentarsi nei rapporti con questo postulato. Laddove tu vedi delle paure essere libera o libero, laddove non abbiamo più un carnefice da additare fuori, allora te la devi guardare con te stessa o con te stesso, perché la Venere in Acquario vuole darti delle relazioni veramente appaganti, che siano onnicomprensive, molto più enormi di quanto la mente razionale ti abbia potuto far vivere fino a questo momento. Ok, vediamo qual è con lo sciamano, anzi prima dello sciamano, qual è la dea che accompagna la Venere in Acquario? A cosa dobbiamo tendere? Qual è la dea che accompagna la Venere in Acquario? A cosa dobbiamo tendere? La rinascita, Iside, Iside, Iside. La rinascita, la dea a cui dobbiamo tendere è Iside. Sapete la storia di Iside e Osiride, no? Vabbè, Iside e Osiride nella mitologia è anche attribuita alle storie delle fiamme gemelle, fiamma gemella come intesa come la fiamma cristica. La dea a cui dobbiamo tendere è una rinascita, rinascita che significa il nuovo approccio, il nuovo modus operandi nei rapporti, quello basato sull'interezza personale e soprattutto nella condivisione di te stessa o di te stesso col mondo invisibile prima di tutto, prima di connetterti con le altre persone. Una rinascita in tal senso. E voglio vedere adesso con queste altre. Adesso ci mettiamo lo sciamano. Cosa dice lo sciamano sulla Venere in Acquario rispetto a quello che abbiamo detto? Il tamburo, alleanza con lo spirito. Solo alleanza con lo spirito. Il tamburo e la trance. Gli sciamani, sapete, usano il tamburo, no? Sono suoni primordiali che ti permettono di connetterti all'invisibile. Quindi, sciamano sapete che significa anche perennemente eccitato. Cioè lo sciamano è perennemente eccitato per la sua connessione con l'invisibile. È una connessione transpersonale e quindi oltre la propria personalità e soprattutto è la connessione con il divino, la connessione con l'invisibile. La Venere in Acquario ti porterà alla connessione con l'invisibile. Qua c'è ripeto, un uomo che viaggia in solitudine, dove è necessario sentire la connessione con gli spiriti e le forze che ti abitano e che ti accompagnano in questa solitudine per avere una rinascita. Questo porterà a nuove relazioni, relazioni intime ed appaganti, laddove non si delega all'esterno la responsabilità della propria felicità o infelicità, ma come si dice, tu riprendi le tue proiezioni che hai fatto fino a questo momento, ti assumi la responsabilità di tutto quello che hai vissuto, integrando tutte quelle mancanze che hai sentito e che hai additato all'altro. Quindi una rinascita su questi fronti. E vediamo cosa ci dice adesso l'oracolo della magia su questo tamburo e su Iside. Sì, albero, lascialo andare. Guarda, la Venere in Acquario porterà una sterzata su tutto ciò che devi lasciare andare. Devi lasciare andare il vecchio modus operandi di come hai approcciato in relazione fino a questo momento. Relazioni con tutti, eh? Allora, si vivrà un viaggio negli inferi, propedeutico a seconda dei livelli di coscienza, funzionale affinché tu possa rinascere. Lascialo andare cosa lascia andare? Lascia andare l'approccio che è un approccio limitante e
e deve essere un approccio distruttivo di queste vecchie credenze. Perché l'amore non può essere limitato a una cosa sola, è troppo grosso e la tua mente non ha, la nostra mente è un granello rispetto alla percezione di quello che è l'amore veramente. Non possiamo saperlo. Possiamo solo avere la consapevolezza che tutto ciò che vivi è amore. Allora avere questa consapevolezza lavorerà dentro di te affinché tu lasci andare il vecchio modo di pensare. Quindi, come vi dico sempre, la spiritualità è un cammino controcorrente, cambiare la prospettiva e metterla in pratica. La prospettiva deve essere solo quella dell'amore, ok? Mamma che messaggione, che messaggione! Metto adesso un'ultima carta, ragazzi di queste. No, dove stanno gli oracoli piccolini? Eccoli. Per la Venere in Acquario, cosa ci volete dire per concludere? Per la Venere in Acquario, Roots, qua abbiamo i fiori, radici, le radici, l'ho appena nominate. La Venere in Acquario ci darà le radici del vero amore, quel radicamento in noi che ha a che fare con l'amore che tu farai prima di tutto con l'invisibile, in solitudine, cioè l'amore con l'invisibile significa fare l'amore con Dio, con gli spiriti, con le forze. Questo donerà radici profonde in te, che non si possono più sradicare, per avere quella rinascita in tutte le relazioni, che è una rinascita che ha a che fare con il vero amore, quello appagante che è onnicomprensivo, ok? Quindi dove alla base c'è prima di tutto l'autenticità, la fiducia nell'essere, cioè tu avrai con la Venere in Acquario, questo è quello che ci spinge a fare, fede nell'anima della persona, non fede nella sua personalità, però è inclusa anche la personalità. La personalità può fare di tutto. Quando personalità con personalità si scontrano, ci sono le guerre. La Venere in Acquario vuole la pace. Quindi, se io ti insulto, tu mi insulti, io me la prendo sul personale. Ok? Ecco, la Venere in Acquario è transpersonale. Quando una persona ti dice qualcosa di brutto, non lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a se stesso. Tu sei sempre una maschera del divino. Quindi trascendere questo porta a mettere nuove radici e non avrai più bisogno di persone anche che ti dicano cose brutte. Non so se mi spiego. Siete tutti uno specchio l'uno dell'altra. Le radici che farà mettere l'Acquario sono radici profondissime, radicate nell'avere fede nell'anima della persona. Non fede nella persona in quanto perso, in quanto maschera, come dicono gli Etruschi. Fede nell'anima dell'altro, perché l'anima dell'altro e la tua anima e l'anima del mondo siete la stessa cosa. Fede in ciò che accade. Fede nell'anima dell'altro. Avendo fede nell'anima dell'altro, hai fede anche nell'invisibile. E questo porterà a una rinascita totale, a sentire che la nuova era è già qui, il tamburo, con la trascendente, ok? Wow, che bomba ragazze mie e ragazzi, questa Venere in Acquario. Io per adesso concludo qui, vi abbraccio profondamente augurandovi la trascendenza. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!